Un laboratorio non può definirsi tale senza un oscilloscopio. Sino a una decina d'anni fa, tuttavia, l'acquisto di un simile strumento risultava proibitivo nei costi. Fortunatamente, negli ultimi anni sono apparsi oscilloscopi che utilizzano il computer per tutte le operazioni di rappresentazione grafica e di raccolta dati attraverso un'interfaccia USB. Oggi procederemo all'unboxing di uno tra i più acquistati tra questi oscilloscopi, l'Antec 6022BE. Questo sistema, come vedremo, si collega con il PC attraverso la porta USB e dispone di un software open source per la presentazione dei risultati che può girare su tutte le piattaforme più comuni, quindi Windows, Linux e Mac. In questo video mostreremo l'unboxing e il caricamento del software e le procedure di testing. Nei prossimi video inizieremo a mostrare le funzionalità dell'oscilloscopio in compagnia con il nostro Raspberry Pi. Buona visione! L'oscilloscopio Antec ci arriva in una scatola compatta con l'indicazione del modello. All'interno troviamo il certificato di test di qualità. Questo involucro protettivo racchiude l'hardware dell'oscilloscopio. Il sistema è compatto e leggero, progettato per essere posto di fianco al PC. Sul fianco destro possiamo trovare l'attacco USB che provvede sia all'alimentazione che al trasferimento dei dati. Sul lato opposto troviamo invece le prese BNC per i due canali. Si tratta infatti di un oscilloscopio a doppia traccia, con tensione massima di ingresso a 35 volt. Troviamo anche le connessioni per la taratura dello strumento. Collegando la sonda del canale alla prima e la massa alla seconda, otterremo in uscita un'onda quadra con la quale tarare in modo ottimale lo strumento. L'oscilloscopio nel nostro possesso ha una larghezza di banda di 20 MHz, oltre 1.000.000 di volte maggiore dei DSO portatili in kit. Al corredo dell'oscilloscopio troviamo una serie di utili accessori. Questo è il cavo USB per l'alimentazione e trasferimento dati. Notare le prese sdoppiate per evitare interferenze elettriche. Entrambe le prese andranno collegate al PC. È presente un mini CD contenente il software di installazione per pilotare il sistema, utile per chi ha Windows. Noi preferiremo utilizzare il software open source OpenAntec, come vedremo più avanti. Al corredo del sistema troviamo anche la sonda necessaria per la cattura del segnale. Si tratta di una sonda garantita per segnali sino a 80 kHz, con un trimmer di compensazione necessario alla taratura, uno switch per la definizione dell'attenuazione della sonda, il cavetto per il riconoscimento della terra di riferimento per le misurazioni, una punta retrattile per agganciarsi facilmente alla sorgente da analizzare, In aggiunta alla sonda troviamo anche un tool, un cacciavite isolato, necessario per la taratura, un'estensione della sonda che ne garantisce la presa sicura, un adattatore BNC ed una serie di anelli colorati da inserire sulla sonda per identificare correttamente i canali.
Ciascuna sonda dispone di un foglietto illustrativo che mostra e descrive i componenti presenti, il funzionamento e le modalità di taratura. All'interno troviamo la rappresentazione dell'onda quadra di testa ed il modo di rendere il segnale corretto attraverso il trimmer, funzione di taratura. Di seguito un grafico che mostra la risposta della sonda in tensione e frequenza. La pagina successiva descrive i componenti del kit della sonda. L'ultima pagina, infine, presenta le specifiche tecniche. Trattandosi di un oscilloscopio doppia traccia, troveremo due kit di sonde. Il sistema viene fornito con un software predefinito. È tuttavia consigliabile scaricare ed installare la versione OpenAntec 6022, specialmente se si utilizza Linux. Questo sistema risulta più chiaro e performante rispetto al standard ed ha una rappresentazione sicuramente più rapida da utilizzare rispetto a quella di base. L'indirizzo, come verrà poi messo nella descrizione, è github.com OpenAntec 6022. Qui abbiamo sostanzialmente tutta quanta la serie dei file necessari per la build. Abbiamo anche ovviamente una serie di build previste per vari sistemi operativi, quindi abbiamo per ARM, per OS X, per Windows e ovviamente le varie caratteristiche del software. OpenAntec 6022 infatti è un software che consente di catturare le informazioni ottenute attraverso l'hardware che abbiamo visto prima e rappresentarle attraverso un video. Vediamo adesso come funziona in un esempio la rappresentazione sul video di OpenAntec. Il sistema OpenAntec 6022 viene presentato a video in questa maniera. Abbiamo il canale 1, il canale 2, la versione con la base dei tempi, i trigger e la possibilità di lavorare a livello di spettro anche per le funzioni matematiche. Ovviamente per ciascuno dei canali abbiamo dei sistemi attraverso drop-down box che ci impedisce e evita quindi di dover cercare di girare le manopole con il mouse, che non è mai stato molto comodo. Allo stesso modo abbiamo la possibilità di selezionare i vari campi. In questo caso vediamo che la formula MAT in questo caso è canale 1 più canale 2, è la violetta. Deselezioniamo i due canali, vediamo che questa è l'onda risultante somma. L'onda differenza ovviamente è la stessa ma riprodotta in modo invertito. Questa è l'onda prodotto e così via. Abbiamo tra le altre cose la possibilità di definire anche lo spettro. Qui abbiamo le misure delle letture delle sonde in corrente continua sui due canali, la divisione, 2 volte per divisione, quindi 4 volt picco picco per quanto riguarda questa versione sul canale 1 di onda triangolare e 2 volt picco picco sulla versione del canale 2. Altre misurazioni che sono comunque disponibili e descritte sul manuale di istruzioni e ovviamente la frequenza 1 kHz e mezzo kHz. Abbiamo la possibilità di bloccare momentaneamente quello che stiamo vedendo per eseguire delle misurazioni e
possibile spostare e vedere qui sotto come cambia ogni volta che spostiamo l'elemento su cui stiamo lavorando. Abbiamo la possibilità di lavorare come vogliamo su queste divisioni e anche sul buffer, e quindi eventualmente accumulare una serie di misurazioni e controllarle in un secondo tempo. Il prezzo basso e l'alta maneggevolezza sia dell'hardware che del software, e soprattutto la possibilità di avere due canali in questa maniera ben delineata, fa del 6022BE uno strumento sicuramente notevole e ottimizzato per i dilettanti, ma anche per i piccoli professionisti che hanno deciso di dare una sterzata alla propria attività. Sicuramente interessante il fatto che la versione che stiamo vedendo ha un'età di 6 giorni, vale a dire è stato eseguito l'upload e la commit dell'ultima versione senza bug esattamente 6 giorni fa. Si tratta quindi di un progetto sicuramente riconosciuto e molto seguito dal gruppo di sviluppatori. E anche per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto mettete un like, sottoscrivete il canale e seguiteci su tutti quanti i media. Ci vediamo la prossima volta. Arrivederci.